Inizia l'operazione Atene. Zona di merda, posto di merda, il problema è lo stesso. Nelle grosse città si concentrano le teste di perché stanotte è successo qualcosa. Ce l'abbiamo fatta. Devo dirvi una cosa che non avrei mai voluto dirvi. Lasciatemi in questa valle di lacrime. Dobbiamo passare su questo ponte. Non possiamo noi. Siamo quasi 4 forse. Ma questo qui è il ponte per i piccolini. Noi dobbiamo fare quello là, grande. No, veloce. Eccoci sul canale di Corinto, che abbiamo già visitato. Ce l'abbiamo fatta. Diciamo che mezza tonnellata di tolleranza spero che ce l'avesse. Ecco, è andata bene. Bene, addio Peloponneso. Siamo usciti dalla strada di isola. Perché è un'isola, ricordate? Ma che bello risvegliarsi con un cielo, c'è l'albero, un cielo così, ieri era brutto anche, quindi vabbè. Ragazzi, tirava un vento stanotte che era una cosa esagerata. Comunque a volte ci si trova in parcheggi belli dove insomma si ha un certo tipo di aspettative e a volte invece no, tipo questo che poi alla fine è un parcheggio chiuso da un ristorante, però era chiuso anche il ristorante. Il ristorante ci doveva dare in teoria la wifi, poi Santa Marina ha trovato la wifi. Una volta trovata la wifi e ormai c'ho la mia antennina sul manico di scopa, attacco lì, la collego, finalmente funziona, attacco, stacco senza nessun problema e funziona. Non si collega a qualche wifi, ma a volte potrebbe essere, non lo so, non ne ho idea, è inutile che dico cazzate, tanto non lo so. Qui diventa sempre più difficile trovare parcheggio perché ci stiamo avvicinando ad Atene, quindi i posti non sono molto sicuri, non sono molti. In Atene ce ne sono un paio e devono essere custoditi, perché comunque tutte le grosse città, non perché la Grecia, qualsiasi, Italia, Spagna, Francia, il problema è lo stesso. Nelle grosse città si concentrano le teste di cazzo. Una sorpresa in camper la puoi avere. Quindi si opta sempre per zone sicure, dove magari si paga anche per avere un semplice parcheggio. Però è così. Oggi andiamo in direzione Atene, ormai è qua vicino, però prima dovremo fare uno stop per poter così, come posso dire, farvi vedere una cosa. Non so se riusciamo a usarla questa cosa, perché abbiamo visto le prenotazioni online erano tutte super mega chiuse. Nel senso che oggi è festa qua, quindi insomma sono tutti in giro. Però vabbè, noi ve la facciamo almeno vedere, così magari se riuscite prenotate prima ve la fate voi e poi ce la raccontate. O magari c'è un buco, che ne sa. Adesso facciamo su tutto, ritiro l'antenna. Ah, una cosa vi devo far vedere. Ieri sera il vento che tirava, anzi ho dovuto chiudere le griglie perché entrava una bisa, un freddo. Comunque ragazzi, vai, faccio su tutto e ci vediamo poi fra un po'. Casas, Atene. Italy. Bene. Ciao. Carino, era il pescatore qua, c'aveva un negozio di pesce. Mettiti qua. Sarei anche fatto un bel polipo.
eccola qua la cosa figa, che non c'è nessuno. Che posto siamo? Siamo... come spiegartelo? Alla fine di una ferrovia, o meglio, era una vecchia ferrovia della città di Megara, città o paese di Megara, che probabilmente serviva, non so, delle fabbriche o qualcosa, no? Ma la particolarità è che non le dismettono, al massimo le coprono. E questa in particolare la stanno utilizzando per andare in giro sopra delle specie di carrettini a pedalata. Volevamo farlo anche noi, è un giro turistico sulla vecchia ferrovia, che oltretutto costeggia il mare, quindi è anche molto carino, con una guida, è una specie di carrettino, se non sbaglio 4 o 6 posti, dove si pedala tutti assieme. Io mi mettevo dietro e non pedalavo. È abbastanza in piano, c'è il primo pezzo in salita, almeno così raccontano sul loro sito. La particolarità è che non c'erano posti. Oggi, essendo festa, probabilmente è tutto pieno. Oppure chiuso. Quindi niente, siamo qua a vedere se arrivano, perché se è chiuso potremo aspettare fino a mezzogiorno, che è dove dovrebbero arrivare. Se no, il secondo turno, che era quello che volevamo per ruotare noi, partiva a mezzogiorno e mezza. Quindi aspettiamo, vediamo cosa succede. Ed ecco qua la bicitreno in arrivo. Ci sono anche bambini che escono a scuola che usano la linea ferroviaria per così passeggiare, incuranti del pericolo alle loro spalle. Ragazzo. Gracias. Semplice. È un giro da 2 ore e mezza, costa più o meno 30 euro. Avete l'accompagnatore elettrico. Mi avresti fregato. Vado a vederli da vicino, aspetta. Comunque ce n'è una elettrica che usa l'istruttore lì. No, sì, non vale. Esatto. Io pensavo che erano da 6 tutti insieme, quindi qualcuno magari pedalava di più, qualcuno di meno. Invece così devi pedalare. Esatto. Adesso ha questa piattaforma girevole qua. Praticamente ha girato quelli che sono arrivati, ovviamente dal lato contrario. E nel magazzino qua ne ha dentro altri 4 che sono tutti occupati. Comunque 30 euro a persona, ogni giro più o meno sono 8 persone. Adesso d'inverno 2 giri al giorno, di estate 3, perché ce n'è un altro monto che costa però 40 euro. Fatevi 2 calcoli, se trovate vicino a casa una ferrovia in disuso, quasi quasi chiedere il permesso di fare un giro. Mentre Marina fa bollire i cavolfiori, vieni qua, fagli vedere cosa c'è il regalo per Bruto. Ah già, è vero, devo ancora metterlo. Mela e cannella. Adesso sento mischiato il cavolfiore, mela, cannella e cavolfiore. Così il regalino Bruto gli abbiamo fatto. E quando dormiamo stanotte saremo immersi in una torta. Torta di mela e cannella. In uno strudel. Ah, ci sta bene, eh? Aspetta, non toccare. C'è un regalo del furgonello. Ragazzi, zona di merda, posto di merda, fa un rumore della Madonna. Siamo in Atene, siamo andati a prendere delle cose che ci servivano perché avevamo le grigie che puzzavano, quindi 2 o 3 cosette che ci servivano. È nell'unico, anzi forse il secondo, ce ne sono solo 2 in Atene, di negozi per camper che vendono camper e un po' di accessori, però abbiamo trovato quello che ci serviva, quindi adesso decidiamo cosa fare, ci sentiamo appena deciso. Ragazzi, guidare ad Atene è stressante, siamo in mezzo ad Atene con €1. Se ci vede la Thunberg ci fa un culo così. Ragazzi, che stanchezza, guidare ad Atene è stressante. Soprattutto perché penso che oggi è arrivato Erdogan qui ad Atene, quindi praticamente ci sono elicotteri che girano, polizia in tutti i sacrosanti angoli, non ti fanno fermare. Vabbè, comunque alla fine siamo riusciti a venire qua in questo parcheggio dove sono altri 2 camper, che dovrebbe essere in teoria a pagamento, ma non vedo né colonnine né omino che chiede i soldi, quindi non ne ho idea. Però rivalutato molto bene, 4 qualcosa, 4,20 su Night Park for Night. Night for Park. Oh, ragazzi, sono stanchissimo. Adesso, cosa volete facciamo? Dormiamo, sì. Poi domani non so se andiamo a questo punto a vedere Atene, perché dovremmo mettere il camper in un parcheggio chiuso, custodito, che costa 20 euro. E sinceramente noi Atene l'abbiamo già vista anni fa, ma tanti anni fa. Poi dobbiamo oltretutto correre a Salonicco e dovremmo iniziare ad avvicinarci perché il pacco sta arrivando, lo stiamo monitorando col tracking. Non lo so, vedremo domani. Se stasera stiamo qua, adesso cosa cuciniamo non lo so, magari facciamo un com'è che si chiama delivery qua? Volt. Magari usiamo il delivery di Volt, che sarebbe non è solo greco, questo Volt è come se fosse un Just Eat, un Glovo, però qualcuno ha detto Just Eat.
Però qua in Grecia non ci sono quei servizi lì, c'è questo Volt, non in tutte le città, ma ad Atene c'è. Volt 2 in 1. Ah no, era Bolt quello. Ok. Sono stanco. Ok, quindi adesso ordiniamo qualcosa da mangiare da Volt. Daremo come indirizzo il parcheggio di questo campo da tennis che c'è qua davanti. Non lo so ragazzi, penso che possiamo farlo, no? Proviamoci. Cioè, ordinare a domicilio senza avere un domicilio? Vediamo cosa viene fuori. Al massimo perderemo l'ordinazione. Si può pagare solo quando portano? Sì, anche. Boh, allora pagare prima che poi non arrivo, cazzo. Poi ragazzi, se ci vedete mangiare è perché è arrivato qualcosa. Se non ci vedete è perché siamo stanchi dopo aver mangiato. Se non ci vedete neanche domani è perché stanotte è successo qualcosa. Allora, io voglio il ghiro, ma il ghiro plato. La cosa che metterò dentro il kebab da noi in Italia nel piatto, con la pitta e le patatine. E adesso chiedo cosa vuole Marina, vediamo. Tu cos'è che vuoi? Non lo so, adesso guardo nei menu, cerco quello che vuoi tu e poi guardo nel menu cosa c'è per me. Un'ora e mezza a cercare, dai. Allora, la cosa principale è che abbiamo trovato l'app, che è questa qua, Volt, che vale in vari paesi europei. Prima cosa che abbiamo fatto è stata dire dove siamo, ok? E praticamente io ho messo questo indirizzo, che non so esattamente se è questo, però ho scelto dalla mappa dove siamo e poi ho scritto istruzioni per il corriere. Siamo in un autocaravan, quindi speriamo. Adesso scegliamo il cibo. Restaurant, categorie ce ne sono 1000 in questa applicazione, veramente, dai coreani ai salutari ai dessert. Noi scegliamo greco, anche perché qua siamo in una grossa città, quindi sicuramente ce n'è un botto di tutti i generi. Dopo che Marina ci ha messo 27 anni a scegliere il ristorante, cook and grill, e poi scegliamo il cibo. Io voglio il ghiro plato. Questa traditional, no, double no, with everything, tutto vogliamo dentro, patatine, pomodori, lattuga e tzatziki, 3,50 €. Invece io voglio la porzione di maiale ghiro portion. Aggiungi all'ordine. Bravo. E Marina l'ingorda. Aggiungiamo una patatina fritta. Sanissimo ordine, go to checkout. Sanissimo. Sì, certo, tutto fritto. Sano, sì. Allora, qui dice che dove siamo, vedi? Autocaravana e la targa. Delivery in 15-25 minuti. No, noi lo programmiamo per le ore 19:05. Va bene? Okay, va benissimo. Done. Apple Pay. Non abbiamo un promo code. Poi. La mancia per il corriere. No, gliela lasciamo in cash noi. Prezzi in euro, totale 17,30. Paga con Apple Pay. Ci vuole la mia faccia. Ah, ti ha riconosciuto. Quando hai fatto la faccia brutta ti ha riconosciuto. Bene, bene. L'ordine è in attesa. L'ordine deve essere processato. Quindi adesso attendiamo e non lo so, ci metteremo anche fuori dalla porta perché io non ho mai visto una consegna in un camper. Confermato. Allora, cos'è che dice? Fammi vedere. Guarda, sì, dice che c'è questo mini in moto. Noi siamo qua. E lui è qua. Bisogna vedere dove hai messo tu il pin. Ho dovuto andare a ritirare io. Marina Bertoli. No. Sono andato praticamente a ritirarlo io perché si era fermato davanti all'ingresso del parco giochi. Magari sono abituati a portare il cibo alla guardia che c'è lì fuori, non lo so. Però niente, fa Marina Bertoli. Non aveva visto la targa. Ma va, figurati, è andato là direttamente, poi cercava. Mangiamo? Mangiamo. Inizia l'operazione Atene. Fa freddo. Allora, l'operazione Atene significa che lasciamo il camper in questo parcheggio e andiamo in centro in bicicletta. Continua a fare freddo. E mi sono anche messo i pantaloni lunghi. Non andremo a visitare assolutamente nulla perché noi a Atene l'abbiamo già vista penso almeno 3 volte. Però andremo a fare una camminata in centro per vedere un pochino così le ambientazioni natalizie se ci sono, a prenderci una cioccolata calda e tornerei col congelati. culo freddo. Siamo pronti. Brutto lo lasciamo qui davanti al parco giochi dei bambini, al paddle. Non è custodito, ma speriamo.
Sì, dopo una biciclettata folle nel traffico incredibile di Atene, siamo arrivati al Parlamento, a Piazza Sintagma, e stavano giusto facendo il cambio della guardia. Una cosa che dura 5 minuti, Mi ricordo che questa l'avevamo vista anni fa con 40 rotti gradi ad agosto. Adesso con queste temperature di qua non è meglio perché fa freccia. Ma loro hanno gli stessi vestiti comunque. Loro hanno gli stessi vestiti e si suppone che non abbiano le mutande. Però, detto questo, che non è che ci interessa molto, la fanno ogni ora, a parte la domenica, che la fanno sempre ogni ora, ma alle 11 della domenica la fanno con un corpo speciale, non che cambiano il corpo, arrivano a divisione speciale e fanno un pochino più di scena, ecco. Quindi se siete qua domenica alle 11 ve la godete. Eccoci qua in Piazza della Cattedrale, vicino al bar Piazza Duomo. Ho sbagliato. Piazza Monastiracchia, dove praticamente è concentrato tutti i turisti e quelli che cercano di fregare i turisti sono tutti qua, compresi quelli che chiedono l'elemosina e i vari scippatori del caso. È vero, ci sono dei bambini che ho visti prima, però comunque sempre bella. Sotto le feste ha un qualcosa in più, un piccione che ti cagheranno in testa. Da qua si vede l'Acropoli. Adesso andiamo avanti fino alla parte che era l'Agorà. Fino all'Acropoli andiamo. No, andiamo solo fino all'Agorà, ci sono delle belle colonne. Agora, là. E ora che siamo qui alle colonne, Mauri ha espresso il desiderio di camminare fino al Partenone. Sì, ma è uno di quei desideri che non verrà esaudito. Perché tu pensi che io ti dica no, non si può. Ah no, lo so, la delusione è profonda. Delusione profonda. Lasciatemi in questa valle di lacrime. Mauri ha detto che per vedere le Cariatidi basta che si volta e mi guarda. Non è vero. Hai detto così prima. No, che poi dicono che sono cattivo con te. Ripeti quello che hai detto. No, assolutamente vero. Siamo passati dal casino più casino, 2 vie in là e tutto vuoto. Sarà che sono i posti cari? Qui la luce si spreca. Non possiamo rimanere finché è notte, quindi No, perché fa già freddo che fa freddissimo. Ragazzi, io non riprendo niente perché mi sembra di essere a Castano Primo. Nessuno. Ditemi voi se questa non è la campagna di Malpensa. Ci vediamo dopo qualche ora perché? Perché siamo andati via in fretta e furia questa mattina da Atene perché dovevamo raggiungere Salonicco. Rido perché non potrei piangere. Comunque adesso abbiamo fatto circa un 150 km più o meno e siamo venuti su questa spiaggettina. Sinceramente non mi ricordo il nome, ma sono un po' arrabbiato
Perché? Perché oggi è sabato, ho ricevuto la mail del trasportatore, sapete, dobbiamo andare a prendere a Salonicco un pacco che inizialmente doveva arrivare ad Atene, ma che poi per ritardi vari ha detto ok, te lo mandiamo a Salonicco così inizi tu a viaggiare. Tutto, ragazzi, sta facendo un freddo, siamo a 4-5 gradi, ma io imperterrito mantengo la mia idea. Prima che mi congelo voglio finire questo discorso e poi me ne vado dentro al camper. Praticamente mi arriva la mail, indirizzo di consegna a Atene, e ho già fatto questi 150 km per andare a prenderlo a Salonicco. Ora non posso neanche tornare indietro perché non so quando lo consegna, dicono 4 giorni lavorativi, quindi io torno indietro, poi cosa faccio? Aspetto lì? Non posso gestire il trasportatore perché non mi risponde essendo sabato. Oltretutto, per cambiare l'indirizzo di solito lo fanno chi spedisce e non chi lo deve ricevere, anche se chiama, secondo me non dicono niente. Insomma, mi trovo nel cul-de-sac, o me lo trovo in culo, come si suol dire, nel senso che sono qua e non so se andare avanti o andare indietro, il che vuol dire farmi buttare via 500 km così. Quindi ragazzi, siamo venuti qua, mi sa che staremo qua qualche giorno fino a lunedì, non lo so, per cercare di capire che cosa fare. Una bella spiaggettina, il problema grosso è il fa veramente freddo e oltretutto mi sa che pioverà anche, viste queste super mega nuvole che ci sono. Per la serie noi con le spedizioni all'estero un culo, guarda che abbiamo proprio una fortuna di quelle magnifiche. Comunque vi saluto ragazzi, vado a parlare col pescatore qua e ciao. Visto che fa freddo e mi devo consolare dell'incazzatura che ho per sto benedetto pacco, mi procuro un po' di gioia con il cibo. Faccio un tagine, però di pollo, alla mia maniera, nel senso che lo faccio rosolare, lo faccio alla mia maniera, spero ma che venga buono. Allora, questa pentola qua l'avevo presa, ho messo del piccante, l'avevo presa in Marocco circa un anno fa, poco meno di un anno. Se non l'avete visto andate a vedere le nostre puntate del Marocco, bellissime. La cercavo induzione ma non l'ho mai trovata, quindi ho preso questa qua originale in alluminio, quello che usano loro tutti i giorni, e quindi non posso usare l'induzione, quindi uso il forno elettrico. Oltretutto è una cottura veramente lunga perché ci vanno un paio d'ore. Però io ho sempre fatto la ricetta che mi avevano spiegato lì e che più o meno ho letto, però adesso voglio fare un qualcosa di diverso, voglio prima rosolare il pollo, anche perché di pollo non l'ho mai fatta, vero? Non l'abbiamo mai fatta, no? No. E poi faccio lo stesso sistema, che si fa a strati, diciamo così, si mette tutto assieme e si fa sostanzialmente cuocere a fuoco lento, quindi la pentola tagine come fosse una sorta di, chiamiamola così, pentola a pressione, ma non è a pressione, però è buono perché cuoce con i suoi vapori. Ho già l'acquolina in bocca. Ormai è mezzanotte. Sì. E questo è il risultato. Dov'è il pollo? Sciolto. Ah, guarda come si è tutto compattato. Quanta bella verdurina. Sedano. Sedano? Sedano, sono le foglie del sedano, per profumare. Buon appetito. Buon appetito. Questo gatto qua ha gli occhi uno diverso dall'altro. Uno è azzurro e l'altro giallo. Ma sì, buongiorno, un buongiorno diverso dagli altri, molto gattoso, peloso, e lo faccio dall'interno perché fuori ci sono 4 gradi. Marina ha un super raffreddore perché lei ha scoperto di avere una sindrome particolare, la sindrome al freddo, nel senso che lei al di sotto di una temperatura il suo nervo simpatico, no? Il nervo simpatico o il cervelletto fanno cortocircuito e inizia a starnutire. C'è un nome nuovo a questa cosa che c'ha lei. Esiste, non sono mica l'unica.
Vabbè, comunque, fatto sta che adesso la porto alle terme, poveretta, perché non ce la fa più. Siccome ho trovato che ci sono delle acque termali qua vicino, a un'ora di strada, andiamo e vediamo se coi 4 gradi fuori e l'acqua magari a 30 gradi ci resta secca e la lascio lì. No, poveretta, no, me la porto via lo stesso. Anche morta. Grazie. Vediamo se si ripiglia un attimino facendo i suffumigi. Sì, con i vapori di zolfo. Acqua che sa di merda praticamente. Infatti il problema è dopo. Cosa facciamo? Accendiamo la doccia o riscaldiamo un po' d'acqua solo per risciacquarci? Ma chissà, vedremo. Siamo arrivati nelle Springs Hot Springs, tutte anche cascate calde dove si fa puzza di uovo marcio. Andiamo a vedere da vicino. Vi ricordate quando eravate giovani i petardini, quelli rossi piccoli, le micette, no? Che le scoppiavi aveva quell'odore di petardo scoppiato, quasi uovo, no? Ecco, lo stesso odore. Non è fastidioso, comunque. Però Marina è fortunata perché essendo raffreddata non lo sente. Qui hanno creato artificialmente 2 pozzi, ma il fiume continua, quindi adesso noi andremo avanti perché ho visto che ci sono tanti camperisti che si sono piazzati proprio vicino a questo fiumiciattolo che hanno fatto, diciamo, e si pucciano dentro. Quindi se c'è un posticino anche per noi, ci tuffiamo. Vi direi che la bagnetta qua si può fare, la bagnetta, c'è un botto di gente, ragazzi. È domenica, abbiamo sbagliato giorno forse. Vabbè, francese. Però qui, vista Bruto, dai, prepariamoci. Devo prendere coraggio. Ci sono 10 gradi oggi. Allora? Le terme. Le senti questo odorino di uovo marcio? Non sento niente, vedi come sto conciata. Devo andare dentro? È calda? Se c'erano 30 gradi fuori qui non ci stai. Fa caldo, Mica 40 gradi ci saranno. È bollente allora. Consigliano un quarto d'ora, adesso arrivo. E si sta portando i pantaloni. Aiuta, vado. Aiuta. Ah, bellissimo. Ma dove vai? Mari, facci vedere un attimino com'è il riscaldamento dell'acqua. Ah sì, perché dopo ci sciacquiamo con l'acqua calda, no? Ma perché sprecare elettricità quando hai... Ma perché ci sciacquiamo prima? Vuoi puzzare di zolfo? Sembra un maialì. Abbiamo messo l'acqua a scaldare, non farla cadere che non la prendo. Giusto alcune informazioni tecniche. Quest'acqua è sulfurea, dicono che fa bene alla pelle e al corpo. E si dovrebbero alternare bagni da un quarto d'ora circa. Secondo me 3/4 d'ora me li faccio tutti. È una sorgente naturale della montagna, ma lo spettacolo è che ha una temperatura di 40 gradi. 40-41 dice Marina, perché è quella della doccia. Esattamente quella della doccia, in effetti è vero, la stessa temperatura della doccia. E devo dire che si sta veramente bene, e fuori ci sono 10 gradi oggi, meno male che non c'è il sole, se no ci ustioniamo anche. No, però è veramente un gran bel posto e c'è spazio per tutti. E la particolarità che hanno creato questo fiume, perché si vede che non è il letto originale, con delle pietre, quindi dando la possibilità non solo di fare il bagno nella parte che avete visto prima, che era, diciamo, quella originale, che erano queste 2 piscine fatte in cemento, ma facendo tutto questo, diciamo, fiumiciattolo con questi salti, con queste piccole dighe, praticamente hanno creato una serie di piscine dove puoi parcheggiare di fianco il tuo camper. È una figata, ma veramente totalmente gratuito. Quindi ragazzi,
Io, se passate da queste parti col camper, ve lo consiglio. Lasciamo con dispiacere questo paradiso alle Termopili. Io mi stavo facendo le inalazioni, stavo curando l'asma come fossi a Sirmione, però dobbiamo andare, bisogna andare. A un certo punto il viaggio chiama. Poi ragazzi, stamattina un freddo, ci siamo svegliati con una condensa e ho detto cacchio, ha piovuto. Sì, non è fuori, era secco, ero tutto dentro la condensa. Una cosa allucinante quanta acqua avevamo questa mattina. E vabbè, niente, dai, andiamo in una nuova direzione, glielo diciamo? No. Quanti chilometri facciamo oggi? Oggi è giornata di guida. 158. 158, ma non diceva 3 ore? 158. Ah, ok. 50, meglio di 50 all'ora. Anche 4 ore mi sa. Ma ok, sì, certo. Ci vediamo dopo allora. Una bella pausetta pranzo adesso. Ragazzi, avete visto le ultime immagini? Tutti quei bei pallini bianchi nei campi, quella specie di cotone? Ecco, era cotone. Quella specie di cotone. Abbiamo scoperto che la zona centrale della Grecia è famosa per la coltivazione di cotone. Io non lo sapevo, però passando ho detto, ma sembra cotone. E da una piccola ricerca su internet l'abbiamo visto. Ci sono ancora, la cosa stranissima, alcuni campi che sono praticamente tutti verdi con qualcosa tipo una nuova semina, un'erbetta, e hanno delle strisce di cotone. Ora, suppongo che sia o il contadino che comunque c'è una lunga tradizione di coperte, che ne so, e quindi si fa un piccolo pezzettino per raccogliere il cotone e filarlo come si faceva una volta, oppure lo lasciano perché, per segnare il campo, per la coltivazione, non lo so. È strano comunque, non è detto che tutte le coltivazioni siano di cotone, però a volte ci trovi delle strisce, dopo ci coltiveranno, che ne so, le patate o... Che pippone, eh? Il pippone della pianura della Grecia centrale, perché abbiamo lasciato la costa e ci stiamo addentrando proprio nel cuore della Grecia continentale. Per capire dove siamo, praticamente dovreste mettere un dito sulla mappa proprio nel mezzo della Grecia. E anche le temperature stanno cambiando, però noi vogliamo arrivare in un posto per vedere una cosa. Lo scoprirete, è curioso. Che cazzo è? È curioso. Che cazzo è? Curioso.
Siamo nella cittadina di Kalambaka, che rimane sotto a queste mega formazioni rocciose di una bellezza incredibile. Siamo proprio qui, vista formazioni, e ci siamo fermati perché Mauri dice che c'è un problema. La frizione di colpo è diventata lunga, lui dice, e praticamente ci siamo dovuti accostare perché non entravano più le marce. Ci accostiamo e qua di fianco a noi c'è un'officina. Ora è andato a chiedere, traduttore alla mano. Poi vi faccio spiegare meglio da lui, che quando avrà voglia di parlare, perché sapete che adesso per un po' non dirà niente. Devo dirvi una cosa che non avrei mai voluto dirvi. Bruto ha un problema. Adesso sono qua davanti a un meccanico, per fortuna ci sono riuscito ad arrivare, non mi entrano più le marce. La frizione, il pedale della frizione si è allungato, quindi o è da tirare perché si è smontato qualcosa, che la frizione non penso che sia, perché ormai è 20.000 km che l'ho cambiata e non dovrebbe avere problemi. Vado a vedere se c'è un meccanico che ci aiuta. Eccole lì le due guardie nuove che sono cambiate. Segnò. Niente, sono messe davanti loro. I cartelli, quelli belli, o sai il greco o niente.